Nell'arco di questo episodio andiamo a pesare assieme il contenuto aurifero di queste tre provette, le quali racchiudono tutte le mie ricerche condotte nell'arco dell'anno precedente, cioè nell'arco della stagione aurifera 2021. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Grazie per essere tornati a vedere anche questo mio video. Nell'arco di questo breve episodio ma intenso andiamo a pesare assieme il ricavato della stagione aurifera 2021 e facciamo assieme due conti del valore approssimativo che possiamo fornire a quest'oro, il quale si racchiude in due tipologie principali, alluvionale e eluviale. Quando si parla di oro alluvionale non si parla nient'altro che di pagliuzzi d'oro, in sostanza di granuli e pepite schiacciati nel corso delle piene avvenute nelle centinaia, migliaia di anni, probabilmente anche molti di più. L'oro infatti è un metallo prezioso con una qualità particolare e speciale, detta malleabilità. Si dà il caso quindi che a causa degli scontri e l'attrito tra i vari ciottoli, l'oro che si trova tra un ciottolo e l'altro può venire effettivamente schiacciato nell'arco del tempo, producendo le cosiddette pagliuzze. Inoltre l'oro ha un'altra qualità alquanto speciale, e infatti è inattaccabile da buona parte delle sostanze naturali. Si dà il caso quindi che lungo i fiumi italiani è ancora possibile oggi ritrovare più o meno quantità importanti del prezioso metallo proprio grazie a questa sua caratteristica. In sostanza può venire conservato nell'arco del tempo. Ora prendiamo quindi la mia bilancia della marca Kern e andiamo a pesare assieme il ricavato di queste tre boccette. Nella prima ho messo le pepite d'oro trovate nell'arco di questa stagione, vi sono due pepite d'oro che andiamo a pesare separatamente, le due più grandi sostanzialmente di questa stagione aurifera. Poi in quest'altra provetta invece sono presenti le pagliuzze alluvionali, quest'anno ho condotto, come avete già visto nel corso dei miei video dell'anno scorso, buona parte delle ricerche però in contesti alpini, quindi in rie che solcano ed erodono le Alpi. In questi contesti è possibile trovare ancora oggi delle pepite d'oro che possono variare in peso da poche frazioni decimo di grammo fino a decimi di grammo. In ogni caso la pepita più grande trovata nell'arco del 2021 si attesta attorno ai 9 decimi di grammo, mi pare un fantastico ritrovamento. Prima però di procedere nella pesatura voglio fare un attimo due parole ancora, se me lo consentite, per quanto riguarda la rarità di questi campioni. Infatti, quando andremo a calcolare successivamente il valore, tenendo in considerazione approssimativamente 50 euro ogni grammo per oro puro, bisogna sottolineare alcune accortezze. La prima è che quest'oro non è mai puro al 100%, di conseguenza effettivamente considerare 50 euro al grammo è sbagliato, in quanto in teoria sarebbe leggermente meno. Quanto è puro andremo magari a testarlo nell'arco dei prossimi video, grazie a dei test magari anche fai da te. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi potesse interessare questo argomento. In ogni caso possiamo attestare la purezza attorno al 90%, perché in passato ho condotto ricerche a proposito di questi auriferi. Inoltre bisogna considerare la rarità. La rarità infatti è un fattore fondamentale nel calcolo del valore di questi beni collezionistici. Il ritrovamento infatti di queste quantità di oro in effettivamente anonimi, inediti, dal punto di vista collezionistico aggiunge un valore fondamentale. Insegnarvi come fare le cose e non tanto il dove è fondamentale per permettere a voi tutti di cercare l'oro anche in località inedite, come del resto ho trovato anch'io. Ora non perdiamoci in ulteriori parole e andiamo a pesare il contenuto di queste tre boccette. E quasi mi dimenticavo, alla fine andiamo a pesare anche le pepite più grandi trovate nell'arco del 2021. Prendiamo la nostra bilancia Kern, andiamo ad accenderla, iniziare a pesare il contenuto di questa boccetta, la quale contiene delle pagliuzze d'oro, vediamo effettivamente quante ve ne sono.
cambiamo unità di misura, in questo momento sono in carati, circa 21 carati. Siamo intorno ai 4 grammi, direi. Sinceramente mi aspettavo leggermente di più, ma comunque non posso pretendere chissà cosa in quanto ho passato effettivamente poche giornate di ricerca. Siamo attorno comunque a mezzo grammo al giorno effettivamente di ricavo rispetto a quello che ho prodotto, anche perché si tratta di circa 10 giornate dedicate alla coltivazione di tale punta aurifera. Nell'arco però della prossima stagione aurifera, sostanzialmente questa in corso, la 2022, ho trovato comunque già diverse punte aurifere. Vi lascio qua sopra un video in dettaglio dove ve ne parlo accuratamente e soprattutto sto andando a vagliare anche questi giorni la quantità di oro effettivamente che possiamo andare a trovare nell'arco di quest'anno, e si parla almeno di 15-20 grammi. Quindi nell'arco di quest'anno, cioè il 2022, penso di passare da 4 grammi a 15-20, sarebbe 4 volte tanto, vedremo. Ora passiamo a pesare il quantitativo dell'oro presente dentro in questa boccetta, nella quale a mio parere ci sono all'incirca, spero almeno 5 grammi. Prima abbiamo ottenuto una pesata di 4,15 grammi circa. Vediamo, speriamo in meglio, perché qua abbiamo io e Luca, il mio compare di ricerca, effettuato la maggioranza delle ricerche. Non sembra vero quanto lavoro effettivamente per questo metallo prezioso. Alla fine abbiamo un po' di febbre all'oro, perché altrimenti, se uno va a considerare la quantità di giornate che abbiamo approfondito in queste località e la mole di lavoro, tutto manuale, capite ragazzi che bisogna essere anche un po' pazzi, un po' folle. Andiamo a effettuare la pesata anche di quest'oro. E l'ora della verità. Questa voleva scappare. L'oro è molto grossolano, pesa anche molto effettivamente. Abbiamo già superato i 6 grammi. 7, 8, 8,4 grammi. Ragazzi, 8,4 grammi per quanto riguarda l'oro che abbiamo trovato io e Luca nell'arco stagione aurifera 2021 lungo i rii auriferi italiani. A mio parere è un ottimo risultato. Sinceramente speravo almeno 5 grammi, ma bensì ne abbiamo trovati ben 8. Sommati ai 4,15 e a 8,4 siamo ben oltre i 12 grammi e mezzo di oro. Ma ci mancano ancora le pepite ed è giunto il momento della verità. Ragazzi, qui abbiamo le pepite d'oro che abbiamo trovato nell'arco della stagione aurifera 2021. Sono le pepite di maggiori dimensioni, forse vi ricorderete questa. Vi lascio qua sopra il video in cui l'abbiamo trovata assieme. E andiamo a pesarle. La più grande pepita di quest'anno, 9 decimi e 3 da sola, alla quale aggiungiamo questa pepita d'oro. Non vi ho ancora fatto vedere dove l'abbiamo trovata e come, soprattutto io e Luca. È ancora un video che devo montare, uscirà presto. Ben 3 decimi comunque ragazzi, qua non si scherza. Momento della verità, aggiungiamo le ultime due, 1 grammo e quasi 6 e 1 grammo 87. Aggiungiamo le ultime pepitine a queste più grandi che ho messo da parte e arriviamo a 2 grammi e 4. Siamo giunti anche al termine di questo episodio e con esso delle pesature dell'oro della scorsa stagione aurifera, cioè la stagione aurifera 2021. Siamo a gennaio, come ogni gennaio che si rispetti vado a pesare l'oro della stagione aurifera precedente e in questo caso abbiamo sforato i 15 grammi. Non mi ero posto nell'arco dello scorso anno, vi dico la verità, un obiettivo, come invece me lo sono posto quest'anno, di un'oncia d'oro e circa 31 grammi. Quindi lo scorso anno abbiamo totalizzato un totale di 15 grammi, quest'anno mi aspetto e spero di giungere e a sorpassare soprattutto un'oncia. Quanto però quest'oro vale alla fine? Dal punto di vista di oro grezzo, quindi sostanzialmente fuso, siamo attorno ai 700 euro. Ma siamo sicuri che quest'oro effettivamente valga solo questo? Infatti dal punto di vista collezionistico possiamo stimare questo metallo prezioso anche diverse volte effettivamente il valore del metallo grezzo.
Possiamo quindi avere a che fare con una stima che varia tra i 1500 e i 2500 euro, nel momento in cui effettivamente quest'oro venisse venduto sul mercato collezionistico. Si tratta infatti di oro ritrovato in situazioni particolari, in rii inediti. Ma abbiamo a che fare con un pubblico tendenzialmente estero e soprattutto collezionisti, per potenzialmente vendere quest'oro a un valore molto maggiore rispetto effettivamente al suo valore grezzo una volta fuso. E soprattutto nel momento in cui cercate l'oro come collezione, soprattutto andate magari a venderlo come bene collezionistico, il valore è molto elevato rispetto a un valore come fosse l'oro grezzo comune. Dai 50 euro al grammo potreste venderlo anche a 100-150 euro al grammo, dipendentemente dalla rarità e soprattutto effettivamente dalla domanda sul mercato, cioè dovete trovare clienti effettivamente disposti a pagare quel prezzo. Fatemi sapere qua sotto, avete delle domande, consigli, perplessità in merito. Spero comunque di avervi delucidato e aver condiviso con voi questa grande soddisfazione aurifera 2021 e noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao ragazzi!